Penso che ormai abbiamo toccato il fondo nel mondo dei profumi. Mi ricordo all'inizio, ormai quasi 10 anni fa, non c'era penso nessuno che online parlava di profumi. C'era solo qualche canalino, qualcosa di piccolo che parlava di cose molto, diciamo, quasi nerd, quasi tecniche dell'ambito dei profumi, ma veramente poco. E per assurdo io sono stato anche uno dei primi che ha iniziato a parlarne. Nonostante ora in realtà i profumi sono sì qualcosa a livello artistico che copro volentieri, comunque rimane una delle mie passioni, ma entra un po' nell'ambito della cura di sé, più che parlare di profumi nello specifico. Ma all'inizio mi ricordo non c'era nessuno che ne parlava, poi è arrivato Jeremy e faceva dei video diversi, dei video un po' più mainstream, dei video non più così diciamo nerd e tecnici nella profumeria, ma parlava di benchmark, parlava di profumi top 10, quali andavano meglio, quali andavano peggio, e portava le sue esperienze anche invitando amici, ragazze eccetera per far vedere come andavano i profumi anche visti da un punto di vista di reazione dalle altre persone, soprattutto in ambito commerciale, quindi profumi designer. E quindi diciamo che era una cosa più come accessorio, non era visto il profumo tanto come arte, ma era visto più come un accessorio, un qualcosa di silenzioso, di seducente che poteva portare il tuo essere un uomo a un livello diverso, perché qua si trattava ovviamente della nicchia, un po' quella di Aaron Marino, Alpha Male, di Teaching Man Fashion, di Alex Costa, quelli che un tempo erano i padri dei ragazzi su YouTube, quindi quelle persone che portavano i ragazzi, soprattutto maschietti, a prendersi cura di sé, perché sì, per le donne c'è sempre stata questa cosa, ma in realtà gli uomini hanno iniziato a prendersi cura di sé da un punto di vista sia esteriore che interiore, soprattutto grazie comunque a YouTube e soprattutto grazie anche a questi YouTuber inizialmente. La gente ha iniziato a andare a sentire i profumi che Jeremy consigliava e a un certo punto anche altri piccoli canali, quindi sono usciti degli altri canali che parlavano esclusivamente di quello e i profumi iniziavano a essere sempre un po' più, sempre quelli, un po' quelli votati per bene. Quindi mi ricordo si iniziava ad andare in profumeria e si avevano le prime piccole collezioni, quindi si prendevano quelli più votati. Al momento c'era Paco Rabanne 1 Million, poi era uscito Dior Sauvage, c'era Bleu de Chanel, Terre d'Hermès, tutti questi profumi votati e anche profumi che magari in realtà non erano così tanto conosciuti. E comunque sì, questo microfono non va, sto parlando con, con due microfoni per un motivo strano. Lo utilizzo per le dirette. Tra l'altro, se volete, ogni martedì di solito mi faccio una chiacchierata con voi in diretta se volete partecipare. E quindi iniziamo le prime collezioni. Il problema è che a un certo punto le collezioni di alcune persone erano uguali alle collezioni di altre, quindi iniziavano ad esserci persone là fuori e tutti indossavano lo stesso profumo. Quindi Jeremy e gli altri ormai youtuber si contavano su due mani, iniziavano a portare contenuti diversi, profumi di nicchia. E quindi qualcosa di wow, estremamente diverso, qualcosa che all'inizio costava di più, era qualcosa che nessuno aveva. E ovviamente quei 2-3 che andavano benissimo, Creda Ventus, un Baccarat Rouge, iniziavano a spopolare e le persone iniziavano a volere i profumi di nicchia per apparire in un certo modo, far vedere che si conosce anche altro, che si è persone sofisticate. E il benchmark delle performance anche in Jeremy e dei complimenti è diventato uno dei benchmark più importanti per le persone. Perché? Perché se si spendeva 300-400 euro per un Creda Ventus, non solo si voleva che altre persone lo notassero, ma che quindi ti facessero anche dei complimenti, quindi serviva un qualcosa di strong, di forte e di poco conosciuto. Quando poi arrivò TikTok nel mainstream, questa cosa arrivò anche sui social, prima globali e poi locali, quindi in Italia il Jeremy italiano, poi il Jeremy inglese, il Jeremy francese, il Jeremy tedesco e così via. Questa cosa è scoppiata tantissimo. Perché? Perché le aziende non solo hanno spinto tanto, quindi c'erano molti soldi sul tavolo, perché vi ricordo che i profumi sono comunque un lusso ma accessibile e sono collezionabili, quindi quando lo finisci ne puoi prendere un altro e in più puoi avere una collezione, per non parlare del margine di guadagno che ci fanno le aziende. E da lì sono scoppiate le bombe. Le persone indossavano profumi di nicchia, non di nicchia ma soprattutto di nicchia, per dimostrare che avevano un profumo di nicchia, quindi più forte era e meglio era. E da lì il mondo arabo. Tutti indossano profumi forti, tutti indossano lo stesso profumo andato virale su TikTok, perché su TikTok la viralità è la cosa che regna, quindi va virale un profumo anche magari super artistico come un Megamare, non importa cosa dice, non importa l'arte che c'è dietro, non importa, l'importante è che sia forte, che funzioni, ho visto che funziona e quindi lo compro. E da qui dei fenomeni incredibili, finché non è arrivato il mondo arabo, come vi dicevo, che diciamo che ha un po' per natura questa cosa delle performance forti, perché di solito profumi
arabi sono comunque molto legnosi, molto speziati, ma tendenzialmente sono profumi abbastanza di lusso. E da lì il mondo di adesso che è i cloni del mondo arabo. Siamo arrivati a un punto in cui i profumi più venduti, i profumi che girano di più, i profumi che girano sui social, Jeremy è impazzito, fa le sue cose, tanta gente parla di tutto e di più, ormai ognuno parla un po' di per sé, non c'è una vera e propria community ormai dei profumi, è un po' scoppiata, diciamo, questa bolla, questa cosa che è aumentata ed è arrivata ad essere un po' a scoppiare un po' nel momento in cui sono arrivate queste cose. Perché? Perché ormai tutti un po', grazie a questi video, sono diventati un po' esperti, quindi la nicchia è un po' come se non esistesse più. Esiste la profumeria artistica, ma anche brand di profumeria artistica hanno iniziato a vendere solo per guadagni. Quindi la parte accessoria del profumo, quella iniziale, tra virgolette, che Jeremy proponeva, è diventata un po' quella che regna. Ma non importa tanto il profumo, l'importante è che costi poco e che si senta tanto. E quindi cloni di profumi arabi. Io non sono un fan dei cloni, non sono fan dei profumi arabi, ci sono alcuni profumi in realtà che comunque sono arabi e sono incredibili, ad esempio Kajal oppure altri brand di cui vi ho anche già parlato su questo canale, quindi ovviamente non faccio di tutta l'erba un fascio, però io sono più per una profumeria intima, una profumeria artistica, un profumo che abbia un senso nel momento in cui è indossato, e il clone va un po' a togliere questa cosa, perché sì, è vero, ok, magari qualcuno non può permettersi un certo tipo di fragranza ma vorrebbe odorare di quella cosa e quindi si compra quel profumo a meno. In realtà no, in realtà non solo stai facendo un danno comunque alla persona che ha inventato quel profumo, perché c'è tutta una ricerca artistica, c'è tutto un lavoro artistico dietro ad ogni profumo, ma lo fai perché puoi permetterti anche più fragranze. E invece io dico, piuttosto di indossare di avere 5-10 profumi a casa tutti da 20 euro, 10 euro, 15 euro, 30 euro, risparmia e prenditene 1-2 fatto per bene, serio e originale, non solo per rispettare chi l'ha creato, ma anche per un tuo punto di vista. Perché il problema di questa cosa, di questa bolla, come vi dicevo, è che le persone nel tempo hanno continuato a accumulare profumi, cercando magari anche quel profumo perfetto, non capendo che in realtà non esiste il profumo perfetto. Il profumo perfetto è per quelle persone che non sono appassionate di profumi, è per quelle persone che fin da quando sono piccoli gli viene regalato un profumo e indossano quello, lo associano a se stessi, pian piano nel tempo si crea un condizionamento olfattivo, viene chiamato, e quindi le altre persone lo associano anche loro stesse a lui, e diventa un po' il suo profumo. Questa cosa non si può fare nel momento in cui ne indossi tanti, perché più ne hai, meno occasioni hai per indossare un profumo in particolare, meno ricordi crei, meno associazioni crei con un unico profumo. E quindi non esiste quel profumo che dici cavoli, continuo a cercare perché troverò quello adatto a me, perfetto per me. Non esiste. Devi prendere, se stai guardando questo video probabilmente sei in quest'ambito, devi prendere i profumi un po' come divisione di famiglia, un po' come vestiti. Quindi a me piacciono ad esempio i vestiti neri, e quindi posso dire ok, mi associo a una determinata famiglia olfattiva, mi piace quel genere di profumi, però trovare un profumo è veramente tosta. Quindi la cosa che si può fare cos'è? Smetterla magari di ascoltare semplicemente influencer o altre persone che hanno il loro gusto personale, ma che non è il gusto della persona che sta guardando il video. Quindi anche se una persona ti dice guarda questi sono i benchmark, ok, ma dietro a un profumo non c'è solo quello. È importantissimo anche l'idea che una persona ha del profumo, è importantissimo anche il nome, il packaging, il marketing, anzi direi che quello è forse anche più importante, perché spesso a una persona piace indossare l'idea di un profumo, come li fa sentire, l'espressione che si vuole dare con quel profumo, un po' come l'arte, no? L'arte è quello, è soggettivo, ma anche un minimo di parte di accessorio, quindi comunque indossare qualcosa che sia giusto per quella determinata occasione, e sviluppare invece magari il proprio gusto personale, quindi andare in giro, sentire con il proprio naso e provare. Tu dici sì, ma io mi fido di qualcuno che ne sa più di me. Non esiste, ne sa più di me, non esiste quella cosa lì. Indossa, prova e vedi se ti piace. Dura, non dura, se dura poco lo rispruzzi, se dura troppo ne spruzzi meno. Spruzza magari sul colletto, questa zona qua, sui vestiti lo fai durare un po' di più, occhio a non macchiare i vestiti, ma poi basta, non c'è molto altro. Goditelo il profumo, non diventare matto con una troppa ricerca, perché poi vai a finire come me che hai un sacco di profumi e pochissime occasioni per indossare e goderteli. A volte magari torni indietro e ti accorgi di avere dei profumi pazzeschi, ma che non hai mai momenti per indossarli. Quindi se in questo momento hai pensato ok, allora regalo, vendo o mi sbarazzo della maggior parte dei profumi che ho, a fare un po' di decluttering, quanti profumi devo avere? Almeno 3. I profumi da avere sono almeno 3. Avere almeno
almeno un profumo caldo per le situazioni invernali, le situazioni fredde, le situazioni autunnali o comunque situazioni outdoor in cui ci si vuole far sentire un po' di più, qualcosa di speziato, di legnoso. Al contrario, qualcosa di fresco, una situazione primaverile, estiva, qualcosa per i momenti anche indoor, quindi fresco, agrumato, qualcosa del genere, e poi un profumo che vuoi tu per le occasioni speciali, il tuo profumo. E quello magari può cambiare, ma occhio a non comprare altri profumi dopo aver finito quelli che hai già. A meno che tu non sia un collezionista e dici vabbè, voglio collezionare profumi e ci sta. Ma anche lì attenzione, perché i profumi, se tenuti al sole o comunque non in un posto buio, fresco nella loro scatola, tendono a rovinarsi nel tempo. E quindi cosa ne penso di questa situazione? In realtà era comunque scontato, prima o poi si sarebbe arrivati, un po' come dicevano il filosofo Hegel, c'è sempre una tesi, un'antitesi e una sintesi ad ogni situazione. La tesi era che siamo partiti in cui non c'era nessuno che parlava di profumi, l'antitesi è che si parlava troppo di profumi, tutto è diventato mainstream e tutti esperti di tutto. Si arriverà a una sintesi in cui probabilmente questa bolla scoppierà, e secondo me è già scoppiata, e le persone che sono veramente appassionate torneranno ad appassionarsi e a magari essere stufi di solo e sempre gli stessi profumi forti e ad indossare cose un po' più di nicchia, un po' più artistiche. Io sono amante magari di profumi che non danno fastidio agli altri, profumi più intimi, profumi più concettuali. Spero in un mondo anche orientale, i profumi giapponesi, i profumi coreani che sono incredibili. Hanno uno sviluppo, diciamo, non nel mainstream, ma nel gusto, nel bon ton, nel non dare fastidio agli altri. Non è più un accessorio, ma è anche arte. Quindi spero un po' di più in quell'evoluzione per le persone che sono nell'ambito, e il risultato è che in giro si sentiranno persone un po' più profumate in generale. Ma comunque il mondo dei profumi continuerà a fiorire, continuerà ad andare avanti, perché come vi dicevo i margini sono incredibili. Magari i trend, le onde di quanto andrà mainstream dipenderanno dal momento, ed è giusto così. Quindi si ricreerà un'ulteriore nicchia, più nicchia della nicchia di prima per quelle persone lì, e quindi il tutto andrà a ripetersi molto probabilmente. Quindi i profumi sono finiti? Assolutamente no, non se ne andranno da nessuna parte, è solo la fine di un capitolo. E voi quanti profumi avete? Fatemi sapere.